pesciolino all'interno, ma molto probabilmente o verso la finestra dischiusa e quindi non andavano mai in nulla. Per chi non lo sapesse, diciamo che c'è un periodo per il quale è il momento di schiudere le uova dei Nodocrantius. Normalmente vengono consegnate tramite posta se l'allevatore è distante al destinatario. Il destinatario dovrà poi controllare lo stato di sviluppo delle uova, controllando proprio le uova stesse. Le uova bianche sono uova morfine, quindi vanno buttate, le uova buone invece si vede proprio l'embrione all'interno che si sviluppa. Quando è il momento si vede proprio l'occhietto del pesciolino, si vede proprio l'occhietto, per cui è il momento di bagnare. Tenete conto che però non può durare per sempre, infatti se viene verso il periodo utile, che è la finestra dischiusa, molto probabilmente tante di queste uova non si schiuderanno mai più. Può diciamo essere fatto un secondo e un terzo tentativo riasciugando e ribagnando le uova e spesso qualcosina riesce fuori, però bisogna stare attenti al periodo di schiusa. Normalmente ci mettono 3 mesi a una temperatura di 25 gradi le uova per svilupparsi, circa 3 mesi. E vabbè, questi sono tutti dati, diciamo, piuttosto accessori. Come dicevo, ecco, nonostante sono specie che non sono mai state allevate per più generazioni, quelle che abbiamo pescato dall'uomo, si adattavano molto bene all'acquariologia e perdevano completamente la sfiducia nei confronti della mia mano quando andavo a nutrirli o a cambiare l'acqua. Un piccolo consiglio per chi vuole tentare di schiudere le uova: non sommergetele mai in troppa acqua, mettete la torba con le uova in un contenitore con poche dita d'acqua, in maniera tale che la schiusa sia un pochino più facilitata, altrimenti i pesciolini potrebbero faticare un po'. Ecco, un altro problema che molti allevatori di pilli presentano, specialmente i killifish annuali, è la presenza di belly slider. I belly slider sono quei pesciolini che non riescono ad insufflare la vescica natatoria, per cui è come se avessero sempre diciamo una zavorra di piombo dentro la pancia e non riescono a rimanere a galla. Vedete dei pesciolini che nuotano e poi li tornano subito giù, non riescono a stazionare al centro. Diciamo che facendoli schiudere con poca acqua, questo problema tende ad essere un po' inferiore. Ho provato anche ad utilizzare delle pasticchine di ossigeno, quelle che si usavano una volta in acquariologia, ma adesso si usano più poco per trasportare i pesci, e anche con quello ho avuto dei risultati abbastanza buoni, devo dire. Però già facendoli schiudere in poca acqua si hanno buoni risultati normalmente, e rispettando la finestra di schiusa. E niente, io avrei finito, non so se avete delle domande. Probabilmente per distrarre i predatori, molto probabilmente per quello. Sicuramente. No, era pieno di leoni, era pieno di serpenti, lì tutti predano tutti. E quei pesciolini, chiaramente rimanendo anche un po' isolati, spesso nelle pozze temporanee, sono alla merce di qualsiasi cosa. Tieni conto anche che durante la cattura, con delle retinali sull'acqua bassa, qualche volta abbiamo proprio preso solo l'endomorfo, quindi solo scorpioni d'acqua, per cui pieno di predatori ovunque. Ragione per cui una femmina, come anche il mone e il fagiano, no? La femmina che è un pochino più mimetica garantisce delle chance di sopravvivenza sicuramente più alte. Tra l'altro molto bello osservarli in natura, perché li vedevamo nelle zone dove l'acqua era un po' più alta, acquattati diciamo vicino alle piante, stavano lì in acquato proprio come dei lucidi, tranquilli
popolazioni, oppure ormai quelle del 2019 sono disperse? Allora, io chiaramente ho dato più uova possibile, poi non sono più riuscito, diciamo, a portare avanti le generazioni per questioni di tempo, e quindi sono riuscito a fare 3-4 generazioni. E penso che Chiede le abbia ancora, però il problema era proprio questo con i chiocellati. Il problema era il mantenimento delle uova, perché erano veramente tanto fragili. Addirittura ho dato un gruppo di uova buone al Max Planck Institute e anche loro non sono riusciti a portarle avanti, quindi bisognava fare più tentativi. Magari in 5 riproduzioni